Volvo V40 Art Design Inscription, una vettura del segmento C, lunga 4,36 m, larga 1,80 m, alta 1,43 m. Che cosa non mi piace particolarmente della Calandra? Non mi piace il fatto che il radar del cruise control adattivo non sia stato inserito nell'emblema, ma ci sia questa peccetta che insomma stona un pochino con l'equilibrio della Calandra stessa. Mi piacciono invece molto i gruppi ottici con la tecnologia a LED e vedete questa T che caratterizza il nuovo Family Feeling di Volvo. Tra l'altro hanno l'abbagliante automatico. Vedete anche questi cerchi meravigliosi tipici della versione Art Design Inscription e vedete anche queste calotte che non sono dello stesso colore della carrozzeria ma sono appunto di un opaco grigio. Come sto io a bordo? Beh, è molto bassa, quindi devo calarmi nell'abitacolo. Una volta a bordo però ho tutto sotto controllo. L'unica cosa che stona per quanto mi riguarda è che questa parte della plancia uscendo mi fa battere contro il ginocchio destro. Come ci si sta dietro? Beh, se guido io un pochino di spazio rimane, con il sedile impostato sull'altezza di Andrea invece ho qualche soltanto piccolo problema con l'altezza, batto la capoccia. Potrei venire qui e sfruttare i pochi centimetri dati dal tetto in cristallo, ma non sarebbe proprio il caso. Dietro non ho la possibilità di gestire le bocchette dell'aria condizionata, mi piacciono molto i doppi scarichi, l'estrattore, tipico taglio di V40, il portellone manuale, 335 litri che diventano oltre 1000 e vedete quanto spazio ho per inserire a bordo tutti i miei oggetti. Qui sotto vediamo cosa c'è, la gomma di scorta, non se ne vedevano da un bel po' di tempo. Adesso noi andiamo a provare questa Volvo V40 insieme ad Andrea. Bene amici di Automoto.it, siamo al volante di una V40 Restyling D4 Airline, motore Air Design, motore che spinge tantissimo, 2190 cavalli, turbo diesel, 400 Nm di coppia subito disponibili sotto l'acceleratore, schizza via in ogni marcia. Mi è piaciuta la sportività, rumorosa. Un pochino rumoroso, il motore entra anche non soltanto in fase di accelerazione, tra l'altro con una voce che non mi convince appieno, cioè un pochino, sì, un po' dieselone. Sì. Invece a me è piaciuto il cambio, non tanto per l'intelligenza, forse poteva essere un filo più intelligente, sì. Però se la metti in sport e soprattutto se usi qua dietro le palette sul volante, la cambiata è abbastanza veloce, non dico che ti dà il calcio nella schiena, però la senti, è bella, è sportiva. Sì, poi è ben frammentato, sono 8 rapporti che ti puoi giocare anche per gestire un consumo parco. Davanti al guidatore abbiamo un bel cruscotto completamente digitale, a parte l'indicazione della marcia e della benzina. Possiamo avere 3 temi: eco, elegance e performance, in base a come siamo magari di umore. Abbiamo non però tantissime informazioni e secondo me non è comodissimo il fatto che dobbiamo girare la rotella per farle apparire o per modificare le opzioni. Avrei preferito un pulsante sul volante. Mi è piaciuto molto lo sterzo perché è il giusto compromesso tra diretto e confortevole, filtra bene le asperità dell'asfalto, ma comunque senti la macchina, ce l'hai lì, ce l'hai in mano, la senti questa Secondo V40. me è soltanto un filo grande la corona e l'avrei voluto anche un pochino più duro e velocità elevate. Secondo me si indurisce non così tanto. Quello è vero, sulla corona ti do ragione, è molto grande, però è carino questa V qua sotto. Sì, tipico. Sulla destra abbiamo i comandi dell'infotainment, volume, comandi vocali che funzionano bene perché c'è una guida lì che ti aiuta a ricordare cosa devi dire, mentre sulla sinistra abbiamo il cruise control che è adattivo. Tu avevi notato una cosa sull'adattivo? L'adattivo è molto interessante perché ti dà fino a 5 distanze dal veicolo che ti precede. Di solito ne abbiamo 3, sì, bene o male. Purtroppo in Italia potete usare solamente le prime 2 perché se tieni quelle più lunghe ti garantisco che anche con la prima vi si infila chiunque. Allora, mettiamo in sport il cambio e proviamo a fare la rotatoria. Oggi giornata molto uggiosa, c'è il terreno viscido. Questa è una trazione anteriore, quindi tendenzialmente sottosterzante, l'avete visto adesso, proprio appena si sfiora il gas va via con l'anteriore, ma giù tutto per l'uscita. Quello che dicevamo. Quello che dicevamo, il rumore entra. Già che hai preso il fonometro, facciamo subito questa prova? Vai. Siamo a 60? Però sto zitto, scusa. Niente.
74-75 dB, è vero che abbiamo preso qualche buca, ma è anche vero che non è proprio silenziosissima. Mi spiace ribadirlo, ma è così. Non è silenziosissima, però il comfort di bordo è garantito da questi sedili che sono anche molto molto belli da vedere. Secondo me il comfort di bordo è top, anche per l'assetto che mi è piaciuto tanto, perché anche qua un bel compromesso tra comfort e sportività. Non è mai scomoda, ma non è mai neanche troppo molle, non è quelle macchine che ti fanno venire il mal di mare. Concordo con te. Tra l'altro una chicca mi è piaciuta, perché il sedile, pur essendo a regolazione manuale, ha anche la possibilità non solo del su e giù, ma anche dell'inclinazione, e si riscalda. Questa cosa mi è piaciuta, e si riscalda. La plancia è la classica Volvo. A me sinceramente non piace, perché qua ci sono troppi comandi, bisogna conoscerla, cioè ci vuole un mese di studio e poi forse vai a prendere quelli giusti, ma se non la conosci fai se non la conosci hai bisogno di un periodo per studiarla. Io ho una Volvo, quindi per me ormai è family feeling, quindi mi ritrovo subito, e la cosa che non mi entusiasma è comunque questo corpo che esce rispetto alla plancia e che in posizione di guida, l'avete visto in fase di presentazione, mi porta qualche piccolissimo problema con il ginocchio, che però è il destro ovviamente. Però dietro c'è un grande portaoggetti, c'è anche un portaoggetti qua in mezzo a noi due, un po' piccolo, anche se l'hanno ingrandito, il display dell'infotainment. Sì, diciamo che soprattutto rispetto a quello di C90, che è un tablettone, questo qua sembra il fratello minore. Sì, poi c'è questa cornice grande con lo schermino piccolo, non so, sembra un po' sfortunato, ma ci mettiamo a provare, e sono sempre su sport, l'accelerazione. Da 0 a 100 in 7 secondi e 2 per una velocità massima di 230 km/h. Ovviamente asfalto viscido, quindi tanta coppia, 400 Nm, e slittano le gomme. Ok, ci mettiamo alla velocità standard, ci siamo arrivati veramente in non nulla, e giuro lo prendo. Allora, siamo andati un filo più lunghi del solito, ma è colpa dell'asfalto, non è colpa della macchina, che ha invece una grande frenata in generale. Non ho dovuto fare un grande sforzo sul pedale, e soprattutto sono entrati gli hazard. Ma il dosso, sentiamo quando lo supera. Bene, abbiamo preso una velocità... Sì. Però velocità giusta, bene, però, dai, cioè sì. si è sentito, però però anche perché abbiamo degli pneumatici veramente con la spalla molto bassa. È vero, è vero. Sempre per quanto riguarda la plancia, comunque a me non dispiacciono per nulla i materiali. Vero materiali è che qui, top, materiali top, non abbiamo plastiche essenziali, tutt'altro, cioè si respira comunque la qualità a bordo di questa sì, V40. Premium, ma poi è particolare la trama, sembra quasi tessuto della plastica qua nel tunnel centrale. Mi piace molto, e grande attenzione alla sicurezza, come sempre in Volvo. Sicurezza, come sempre in Volvo. Assistente dell'angolo cieco dentro, quindi si vede subito appena blinca. Abbiamo l'assistente per la frenata di emergenza, e si accendono dei LED rossi là davanti al guidatore, quindi impossibile non vederli se stiamo andando troppo velocemente contro un ostacolo, contro un'altra macchina, se la differenza di velocità è troppa. Sono dimmerati. Sono dimmerati, è vero, in base a quanto è il rischio, esatto. Si accendono. Se tu ti approcci a uno davanti, iniziano ad accendersi tre e non LED bippano, e non bippano, ti dicono però che stai facendo una vaccata. Se continui ad andare sotto, lì allora suona anche la fanfara. Poi c'è l'assistente di corsia, che non mantiene il volante in carreggiata, ma vibra. Abbiamo la retromarcia, ma non c'è la retrocamera. Non c'è la retrocamera, tra l'altro ci sarebbe, ma è un optional. Ci sono i sensori di parcheggio, tra l'altro soltanto posteriori, davanti non li hai. Soltanto posteriori, e fa un po' strano perché è una macchina che non costa poco. Non costa poco. Noi abbiamo la versione Stratop, ma sì. Forse parlerei di consumi prima. Parliamo di consumi prima. Allora, in città riusciamo a percorrere 12 km con 1 litro di gasolio, che diventano 17,5 al limite autostradale, e salgono ancora fino a 20 se guidiamo intorno a 110. Sì, non sono assolutamente male, come non è male, anzi mi è piaciuto tanto il climatizzatore. Non ho mai toccato l'omino qua per variare i flussi, l'ho sempre lasciato in automatico, è sempre funzionato bene. Comunque differenziato destro e sinistro per quanto riguarda la temperatura. Senti, una macchina che a me piace tantissimo fuori, veramente un gran bel design. Non avremo problemi qui. Tantissimo dentro. No, allora ci mettiamo sui 40, allora mettiamo in manuale, quindi ci mettiamo in terza marcia, mettiamo anche in sport, ma sì, mettiamo anche in sport, ma non c'è nessun tipo di problema, ragazzi. 40, rimane in terza tutto il giratore, 50, proprio, cioè coppia ne abbiamo proprio così da vendere. Ma mi è piaciuto tantissimo anche lo specchietto senza cornice, ti dirò una chicca. E anche questo grandissimo tetto che non è apribile ma è in vetro, e c'è la tendina che è oscurante. Sì, l'unica cosa che mi dispiace di questo tetto è che il cristallo non inizia qui, per intenderci, ma inizia qui, per cui
dietro le nostre teste quasi. Sì, se lo godono i sedili posteriori, perché in effetti io sono anche basso, quindi sono avanti. Ecco. Ti saluto, però ho trovato subito la mia posizione di guida ideale. Luca, Parlavamo di prezzi. Dobbiamo Allora, parlare di prezzi. la V40 si parte da 35, la nostra versione parte da 35, però è anche vero che con l'inserimento di Inscription e tutto quello che vi abbiamo raccontato, infotainment completo, con Volvo On Call, solo questo colore costa 1100 euro, se non 1100, sbaglio. esatto. Insomma, la nostra costa 45, sì, che è diciamo che tanto. potremmo rinunciare a qualcosina. E gli tipo manca la retrocamera, potrebbero metterla in serie. Esatto. Vabbè. Diciamo che potremmo spendere anche 5-6 mila euro in meno. Sì, allora secondo me il giusto compromesso, una giusta configurazione sta sui 35-38 mila euro. Non sono pochi, però guidi una Volvo, cioè C'è da dire, è bello guidare una Volvo. bello guidare una Volvo. C'è da dire anche che secondo me per questo modello è più a fuoco il D3 del D4. Il D4 è fin troppo potente. Il D4 è fin troppo potente, poco sfruttabile sulle nostre strade, però ti toglie l'impaccio da ogni situazione. Schiacci l'acceleratore e ne hai sempre, con il cambio che non sarà intelligentissimo ma ha tante marce, quindi lo fai dà sempre potenza. Poi. Sì, assolutamente. È una macchina per chi non si vuole far notare, ma per chi vuole una macchina particolare, diciamo così. A me piace tanto. Da radical chic. Sì, l'unico neo, ripeto, la rumorosità, per il resto mi è piaciuta. E voi che cosa ne pensate? Raccontatecelo su Automoto.it, su YouTube, insomma su tutti i canali social. Dove volete. Ciao, alla prossima. Ragazzi, ciao. Andiamo? Vai. Bene amici! Ma era bene amici di Automoto? Come inizia di solito? Ma che ti frega? Inizia come vuoi.